Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video tecnico che scatenerà una marea di polemiche, lo so, o meglio di discussioni, come è già successo appena finiti i test Superbike a Erez, dove ero presente anch'io e avete visto i video. La Superbike ha girato più forte di pochissimo della MotoGP. E da lì, apriti cielo, appassionati che la MotoGP non è possibile che giri più lenta della Superbike. cosa dici Salvatore, non hai capito un cazzo, vaffanculo. Ma attenzione, andiamo con ordine. Oggi voglio spiegarvi com'è possibile che una moto da 180.000 euro abbia girato più forte di prototipi che ne valgono 2 milioni e passa. Una serie di situazioni favorevoli, una serie di situazioni tecniche che non so come mai non vengono mai analizzate, ma semplicemente viene solo visto quel benedetto tempo scritto e basta, cioè uno può aver girato con una gomma di 180 giri, l'altro con una gomma da qualifica e varia una cosa come 2 secondi, ma quello chi se ne frega, bisogna solo leggere il numerino. Ci sono una marea di valori da tenere in considerazione. Allora, partiamo ragazzi da un dato di fatto, o meglio, i dati di fatto in questi casi non esistono perché ognuno ha le sue opinioni, quindi dico la mia opinione. La MotoGP a parità di gomme, situazioni e tutto il resto gira 1,5 secondi, 2 secondi più forte della MotoGP. E allora qui subito mi casca l'asino. Con le moto che costano 2 milioni non è possibile che vadano solo più forte di 2 secondi. Allora, primo appunto, 2 secondi nell'ambito del motorsport è un'era geologica. Quindi se una moto costa il doppio, non è detto che vada il doppio più forte. Assolutamente, anzi. E proprio per questo piccolo appunto, vi ho fatto uno schemino che adesso andiamo a vedere. Benefici nell'asse delle X e costi nell'asse delle Y. Lasciate che adesso ve lo spieghi. Ok, facciamo questo esempio perché è molto chiaro e soprattutto fa capire molto bene le varie differenze. Soprattutto il discorso costo-beneficio. Quindi facciamo finta che sulla nostra asse dei costi abbiamo 2.000 euro, 10.000 euro e 40.000 euro, che per fare un esempio molto banale vuol dire forcella della MotoGP, forcella della Superbike, forcella della moto che uso io nel National, che costa attorno ai 2.000 euro appunto. Quindi partiamo da quella di serie, forcella Nix 30, che è quella appunto che uso io nel National. Come vedete il costo è poco alto e il beneficio da una forcella di serie è molto consistente, la differenza si sente tantissimo. Da qui andiamo alla forcella SBK, ok? Che è il non plus ultra di quello che si può avere nell'ambito di una moto di serie. E qui siamo già a 10.000 euro. Come vedete anche qui il beneficio è molto marcato nonostante un aumento di prezzo molto importante. E soprattutto prendete quello che vi sto dicendo per ogni componente della moto, ok? Quindi dalla forcella della Superbike che ci vale 10.000 euro passiamo a quella della Moto GP, non ce la faccio, ok? Che ne vale 40.000. Il prezzo si alza tantissimo, ma il beneficio non è così marcato come il passaggio da una forcella di serie o una Nix 30. La sofisticazione che porta la MotoGP ti fa guadagnare quel qualcosa, ma non ti fa guadagnare così tanto come ci si aspetterebbe. Il discorso che facevamo prima, il doppio del prezzo, il doppio della prestazione. Non è assolutamente così. E vi ripeto, questo esempio potete farlo per ogni componente della moto, dal mono posteriore allo scarico, al telaio. In MotoGP ogni moto può avere il suo telaio, le case vanno dietro alle esigenze di ogni pilota. Invece in Superbike anche lì però si può solo andare a rinforzare, ad aggiungere un qualcosa su quello che c'è già. È una cosa un po' più rozza, ma alla fine il risultato finale è abbastanza simile. Invece tra un telaio di serie e un telaio non rinforzato c'è una differenza abissale, ed è anche per quello perché in Superbike la Kawasaki è una delle moto praticamente più usate anche dai team privati, perché è una moto che va molto bene, e invece in configurazione stock, quindi con poche modifiche, se ne vedono veramente poche. Oltre a quello che abbiamo appena detto, cos'altro ha fatto la differenza? Di sicuro il tracciato. Erez è una pista molto scorrevole dove la potenza pura
non fa tanto la differenza. Difatti conta molto di più avere una gomma con grip, e qui sta un'altra grossa differenza: le gomme Pirelli Superbike e le gomme Michelin MotoGP. Le gomme Michelin MotoGP sono programmate, sono studiate per durare più giri, sono più dure, hanno, come dire, devono sopportare potenze maggiori. Invece Ria, al contrario, soprattutto nei test, si è potuto permettere di piantare una gomma da qualifica. Una gomma da qualifica rispetto a una gomma da gara già ultra morbida, c'è una differenza di 1 secondo. Ragazzi, 1 secondo, ed è una gomma che dura un giro. Oltre quello è finita. Capite che già questo è un vantaggio incredibile rispetto all'utilizzo di una gomma da gara da parte di Bradl e della Honda che stavano girando. Altra cosa importantissima: le moto si devono vendere, quindi quale migliore occasione per Ria con la nuova Kawasaki di piantare su una gomma da qualifica e cercare il tempo a tutti i costi negli ultimi 10 minuti? Invece Bradl e la Honda non ne fregava assolutamente niente, erano lì per fare test, giravano senza l'attacco al tempo. Metteteci anche che è Bradl e non è Marquez, quindi contate un altri 7-8 decimi di differenza più o meno di media. In base alle gare abbiamo visto che Bradl rispetto alla prima posizione viaggiava tra il secondo e 3 e i 6-7 decimi. Quindi due obiettivi completamente diversi, due situazioni diverse. Ria ha fatto benissimo perché ha creato come al solito uno scompiglio allucinante, ha fatto parlare della moto nuova. E tutti sono felici e contenti, soprattutto in Kawasaki. Per concludere il video, fa comunque impressione che una moto da 180.000 euro possa in ogni caso battere un prototipo da qualche milione di euro. In ogni caso, come abbiamo spiegato, i motivi ci sono, quindi non urlerei al miracolo e al complotto e alle MotoGP dovrebbero girare 10 secondi più veloci, però ci tengo a dire come all'inizio che in condizioni normali la Superbike prenderebbe 1,5 secondi ed è normalissimo così, e chi dice che sono pochi non ha mai girato in pista. Anche perché i più attenti avranno anche visto che Ria ha fatto un tempo stratosferico e Bautista, che invece era lì attento a mettere a posto la moto per l'anno nuovo con gomme da gara e tutto il resto, ha preso 2 secondi su una Honda ufficiale. Quindi sono tempi veramente, quelli dei test, da prendere con le pinze. Bene, spero che questo video tecnico vi sia piaciuto. Se avete apprezzato fatemelo sapere con un like qui sotto, iscrivetevi al canale, supportatelo, perché lo sapete, più siamo e più c'è probabilità di vedermi in mezzo a quegli scalmanati il prima possibile. Detto questo, come al solito, gas, e ci vediamo al prossimo video.